E se ti dicessi che i magi non erano né tre né re e che il termine magi nasconde più di quanto sveli? E se ti svelassi che l'immagine che abbiamo dei magi è stata costruita nei secoli da una tradizione che ha trasformato un episodio piuttosto scarno, presente solo nel Vangelo di Matteo, uno dei 4 Vangeli canonici? Indipendentemente dalla tua fede, hai mai riflettuto sul fatto che il valore letterario dei Vangeli è spesso trascurato? Sono la base della cultura cristiana, certo, ma sono anche una fonte di saggezza e umanità che forse sottovalutiamo. E se considerassimo che, prima di parlare a noi, i Vangeli erano destinati a un pubblico che non aveva la nostra consapevolezza attuale, come cambierebbe la nostra percezione? E se ti dicessi che questa situazione ha spinto gli evangelisti a utilizzare tecniche narrative spesso fraintese, cercando di raggiungere pubblici diversi in termini di cultura, geografia e periodo storico? Non voglio irritare i biblisti, ma forse è il momento di guardare i racconti evangelici con occhi più curiosi e critici e scoprire qualcosa di più su queste figure misteriose dei Re Magi. Iniziamo questo viaggio proprio dalla semplice storia che ci racconta l'Evangelista Matteo, in modo da avere una base canonica su cui ragionare. E allora, cosa ci racconta Matteo, l'Evangelista? Ci narra di alcuni magoi provenienti dall'Oriente, guidati da una stera, la stella cometa, che sostenevano annunciasse la nascita del re dei Giudei. Un titolo, un piccolo dettaglio, già nelle mani poco linde di Erode. Purtroppo Matteo non ci offre dettagli sulla stella o sui calcoli dei magoi. E se vogliamo, qui nasce la prima domanda: perché mai questi orientali sentivano il bisogno di adorare un re straniero? Questa articolata narrazione serve immediatamente a presentare la nascita di Gesù come un evento profetizzato dalle scritture. La notizia raggiunge le orecchie di un sospettoso re Erode, che come ogni sovrano degno di questo nome deve affrontare la profezia avversa di turno. Nel libro del profeta Michea, infatti, si legge: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele». Erode potrebbe non conoscere questa profezia, ma i suoi scribi sì. Se davvero il mitico dominatore di Israele era nato, Betlemme era il luogo giusto per trovarlo. Erode, apparentemente disposto a cooperare, convoca i magoi, fingendosi informato sulla profezia e desideroso di adorare il nuovo re. Quando l'avrete trovato, vi prego, tornate a dirci dov'è. In questo modo potremo anche noi andare ad adorarlo. I magoi vengono indirizzati a Betlemme, con una condizione: tornare da Erode per rivelare il luogo preciso in cui trovare il bambino. Non che Erode avesse intenzione di adorarlo, voleva solo eliminarlo. Erode non sarebbe stato la persona giusta con cui discutere del re dei Giudei, ma anche lui dimostra di non essere così furbo. I magoi partono, la stera riappare, li guida fino al luogo in cui trovano Gesù e la sua famiglia. Portano doni di oro, incenso e mirra e, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, ritornano al loro paese. E così, questa è la storia che i Vangeli ci raccontano sui nostri amati 3 Re Magi. Adesso si fa interessante, perché sto per raccontarti nel modo più sintetico e semplice possibile chi erano davvero i Re Magi. Fai attenzione. Gli enigmatici magoi dell'antichità, figure misteriose che si ritrovano nei Vangeli, non sono necessariamente 3 né regnanti. La vera chiave di questo mistero è il termine magoi stesso, la cui radice si perde tra le sfumature linguistiche dell'antico Oriente. Originario del greco, derivato dal persiano, questo termine ha profonde radici nelle culture persiane, elamiche e accadiche. La sua prima comparsa documentata risale al 522 a.C., quando Dario I il Grande sventò un colpo di stato orchestrato da un certo Magu di nome Gaumata, che sosteneva di essere il legittimo erede al trono persiano. La storia, rielaborata in seguito da Erodoto, contribuì a diffondere la traslitterazione greca magos e magoi. Erodoto menziona i magoi come una tribù meda,
introducendoli come figure con valenze sacerdotali e interpreti di sogni. Nel corso dei secoli, il termine magoi ha ampliato il suo significato, incorporando influenze sulla filosofia greca e diventando una figura misteriosa. Originariamente associati ai persiani, considerati precursori della filosofia grazie a Zoroastro, i magoi adoravano astri e praticavano la divinazione. Con il tempo, questa figura si è diffusa nella cultura latina, adattando il termine greco a magi grazie a Curzio Rufo. Gli enigmi dei magoi si sono sviluppati nel corso delle epoche, collegando antiche tradizioni persiane alla nascita di filosofie e religioni durature. Plinio il Vecchio li menziona come seguaci di Zoroastro, affermando che la magia ebbe origine da lui in Persia, ma questo contribuì a confondere i termini latino e greco magus e magos, allontanandoli dall'originale saggezza zoroastriana. Questo equivoco etimologico ha influenzato anche le traduzioni bibliche, come quelle che preferiscono wise men per evitare connessioni con la magia condannata dall'Antico Testamento. Il termine magi è spesso utilizzato nelle traduzioni di opere di Erodoto per riferirsi ai sacerdoti persiani. L'aspetto distintivo dei magi biblici è legato all'astronomia, suggerendo che Matteo potrebbe aver scelto il termine magoi con un preciso intento, mantenendo così il mistero sulla loro identità. Quindi ecco la domanda più importante. Alla luce di tutto questo, quando Matteo parla di magoi, a chi si riferisce esattamente? Da dove venivano? Sappiamo che i magoi, provenienti dall'Oriente, potrebbero essere associati all'antica Persia, forse la Mesopotamia. Essi, scrutando il cielo, interpretano un astro come segno di una nascita regale e seguono moniti onirici. Questo suggerisce che potrebbero essere sacerdoti zoroastriani, introducendo un legame tra la comunità giudaica e queste figure ellenizzate. I doni, incenso, oro e mirra, avrebbero significati rituali, come la mirra che simboleggerebbe la natura salvifica di Gesù. Nonostante omaggino il bambino come futuro sovrano, non necessariamente lo vedono come una figura divina. L'episodio, scritto da Matteo decenni dopo gli eventi, ha un ruolo allegorico, rappresentando stranieri non ebrei come le prime autorità religiose a riconoscere la regalità di Gesù. Questa storia, pur senza conferme storiche, illustra simbolicamente che il messaggio di Cristo non ha confini e parla a chiunque sappia leggere i segni. Il viaggio dei magi diventa una metafora dell'azione evangelica o dell'individuo che si mette in cammino alla ricerca di Dio. L'episodio potrebbe anche essere funzionale ad attualizzare passi e profezie dell'Antico Testamento, come la profezia dell'indovino Balaam nel libro dei Numeri, che recita: «Una stella spunta da Giacobbe e un scettro sorge da Israele». I doni dei magi, inoltre, sono motivati dal Salmo 71, che recita a proposito del Salvatore: «Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte. I re degli Arabi e di Saba offriranno tributi», anche se nel Vangelo non sono presentati come re. L'Arabia, Saba e Tarsis potrebbero essere quindi possibili luoghi dei magi, dato che erano regioni in cui potevano esistere sacerdoti zoroastriani. Dalle ricerche effettuate, sembra che al numero 3 ci si sia arrivati solo per deduzione, in quanto non è scritto da nessuna parte il numero esatto. 3 deriva dai 3 doni presentati: oro, incenso e mirra, anche se la tradizione varia su questo aspetto. L'attribuzione della regalità ai magi è un dettaglio successivo influenzato dai versetti del Salmo 71 che menzionano i re. Le rappresentazioni dei magi come re con corone si diffondono nel tardo Medioevo, mentre in epoche precedenti, come nei mosaici di Sant'Apollinare a Ravenna, erano vestiti all'orientale con un berretto. L'evoluzione iconografica potrebbe aver semplificato o confuso nel tempo i copricapi orientali, rendendoli più simili a corone allo sguardo degli occidentali. La stella cometa associata ai magi è un fraintendimento alimentato dall'arte. Matteo menziona semplicemente un astro che compare e scompare. Quando i magi arrivano a Gerusalemme non lo vedono, ma riappare quando giungono alla casa di Gesù. Non esistono citazioni di un fenomeno astronomico simile tra l'anno 0 e il 7 a.C., che è oggi considerato la datazione più precisa della nascita di Gesù.
l'affresco di Giotto, datato 1303, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, che rappresenta una cometa, è considerato più un meteorite. Si ipotizza che sia una reminiscenza del passaggio della cometa di Halley, avvistata nel 1301. Negli anni 70, l'astronomo inglese David Hughes riprese una teoria di Keplero del XVII secolo, sostenendo che l'evento descritto nei Vangeli potrebbe essere stato un brillamento di Giove dovuto a una congiunzione con Saturno nella costellazione dei Pesci nel 7 a.C. Keplero aveva calcolato questa congiunzione e scoprì che i due pianeti si erano congiunti 3 volte tra maggio e dicembre di quell'anno, spiegando l'intermittenza dell'astro percepita dai magi. Questo evento, sebbene non vistoso, potrebbe aver attirato l'attenzione di un esperto astronomo. Inoltre, Giove rappresentava il pianeta della regalità, Saturno il protettore del popolo ebraico, e la costellazione dei Pesci era associata a Mosè, creando un contesto che poteva far credere nella venuta di un messia. L'interpretazione forzata dei testi e la tradizione artistica hanno aggiunto dettagli non sempre credibili a un episodio su cui, analizzando il Vangelo, poco c'è da discutere. La tradizione occidentale ha definito l'iconografia dei magi nel corso dei secoli, attribuendo loro nomi e provenienze specifiche. Un contributo significativo a questa identità definitiva è giunto dalla Historia Trium Regum di Giovanni di Hildesheim, un monaco tedesco del XIV secolo. Secondo questo racconto, i magi diventano 3 re provenienti da diverse regioni: Melchiorre dalla Nubia e Arabia, Baldassarre dal regno di Saba tra Yemen e Corno d'Africa, e Gaspare dalla misteriosa Tarsis. Questi nomi, tuttavia, circolavano già secoli prima. Il documento più antico è l'Excerpta Latina Barbari, una traduzione latina barbara di una cronaca greca risalente al V-VI secolo che menziona i 3 magi come Bitisarea, Melichior e Gataspar. Nel VII secolo un apocrifo chiamato Vangelo armeno dell'infanzia riporta i nomi Melkon, Baltasar e Gaspar. Il nome Gaspare ha una possibile radice storica nel persiano Gundafar, grecizzato in Hindoferes o Gondofares. Quest'ultimo nome ha collegamenti con un re indo-partico storico, Gondofares, che visse tra il 20 e il 46 d.C. nella regione tra Afghanistan e Punjab. La coincidenza tra il re storico e il nome Gaspare potrebbe indicare una reminiscenza di questa figura storica nel racconto dei magi. Esistono le loro reliquie? Le leggende sui re magi hanno generato molte identificazioni e nomi nel corso del tempo, ma tra le fonti orientali e il racconto di Marco Polo emergono riferimenti interessanti. Marco Polo, nel suo Il Milione, sostiene di aver visitato Save, in Iran, come luogo di partenza dei re magi per Gerusalemme, e afferma di aver visitato la tomba di Baltasar, Melchiorre e Gaspare. Ulteriori dettagli emergono durante il viaggio di Polo, quando giunge in un luogo chiamato Kala Ataperistan, il castello degli adoratori del fuoco, presumibilmente seguaci zoroastriani. Questi adoratori raccontano una storia simile a quella dei magi, donando oro, incenso e mirra a un profeta appena nato in cambio di una pietra che fu poi gettata in un pozzo generando una fiammata. Polo, tuttavia, potrebbe essere stato ingannato, poiché le reliquie ufficiali dei re magi si trovavano già a Colonia nel 1270. La tradizione occidentale afferma che i corpi dei magi furono recuperati da Sant'Elena sul monte Vaus, noto come Monte Sabalan, tra Iran e Azerbaigian, e portati a Costantinopoli. Nel 1164 l'arcivescovo di Colonia, Rainoldo di Dassel, li portò a Colonia, dove sono ancora conservati. Le reliquie sono state oggetto di venerazione, anche se la loro autenticità è incerta. La storia delle reliquie dei re magi si intreccia con leggende e fatti storici, offrendo un'interessante prospettiva su come queste storie si siano sviluppate nel corso del tempo. Realtà o finzione?
Il dibattito sulla verità o finzione dei magi è avvolto nella nebbia della storia, smarrito tra manoscritti remoti e terre lontane. La verità potrebbe essersi persa nei deserti persiani o in conventi orientali, rimanendo semileggendaria. I magi potrebbero essere figure sorprendentemente reali, nonostante i silenzi di Matteo. Spero che questo video ti sia piaciuto e spero davvero che ti abbia arricchito sulla conoscenza di queste figure così familiari, ma anche così sconosciute. Tu che idea ti sei fatto? Cosa ne pensi? Ci vediamo nei commenti.